Si sente parlare molto di pennino flessibile, ma regna anche molta confusione sull'argomento, perché effettivamente il capitolo pennino flessibile è davvero vasto, in quanto comprende moltissimi fattori e non solo, ma soprattutto la combinazione delle diverse variabili collegate all'elasticità dei materiali, alla forma, alla lavorazione, quindi la lunghezza, la larghezza, la profondità del taglio, l'incrocio con l'alimentatore, eventuali tagli sul pennini o elaborazioni del foro di sfiato, l'assottigliamento, insomma, mi capite, davvero tantissime variabili che possono poi completarsi con la laminazione e quindi l'assottigliamento per sottrazione piuttosto che l'appiattimento per compressione, come la nervatura, l'incrudimento, le ricotture che contribuiscono a rendere più rigide alcune parti del pennino. Questo argomento impegna ben 2 capitoli del libro che sto ultimando a giustificare quanti e tali siano i parametri che entrano in gioco nella dinamica di un pennino flessibile. Allora cominciamo col farci l'idea di quello che è il pennino flessibile, quelli ad intingimento o ad intinzione, quelli che c'erano una volta perché erano comunque gli unici disponibili. Anche per questi pennini, al pari delle penne stilografiche, valgono caratteristiche come la gradazione, l'elasticità e la finitura della punta, che li rendono volta per volta adatti ad un certo stile calligrafico, come avveniva ancora prima intagliando la penna d'oca allo scopo, all'utilizzo della grafia che si doveva andare ad eseguire. Anche per i pennini ad intinzione esistono pennini appuntiti, arrotondati, tronchi, obliqui e via dicendo. Saltando momentaneamente il perché e il per come si sia giunti all'adozione di un pennino d'oro, come nel caso di queste penne stilografiche vintage, limitiamoci ad osservare come ci si sia allontanati dal modo di scrivere dei pennini in acciaio ad intinzione. Da una parte perché queste penne adottano gli inchiostri di tipo diverso, mentre i precedenti utilizzavano per lo più inchiostri di tipo ferrogallico. Il punto è che per quanto mettiate le mani su un pennino sottile, extra fine di questa tipologia, difficilmente riuscirete ad ottenere i fili ed i raccordi sottili che un pennino ad intinzione è in grado di creare. Ciò precluderà la possibilità di cimentarsi negli stili calligrafici che adottano questo tipo di carattere, perché il pennino della stilografica non ci arriva, non ce la fa proprio. Vi faccio notare come questi pennini siano lavorati in modo totalmente diverso da quelli di oggi. Una sapiente opera artigianale di laminazione e di progressivo sfoltimento, ma anche di curvatura della punta dei rebbi e di convergenza, operata con le mani e calibrata solo dalla sensibilità dell'artigiano, che volta per volta riconosceva nella singolarità di ciascun pennino la corretta forza da applicare. Questo tipo di lavorazione costituisce ancora oggi non tanto un segreto, quanto piuttosto una capacità artigianale che si è persa e che anche laddove si potesse recuperare con il metodo e l'applicazione, creando nuove figure professionali, il costo aziendale, il costo per un'azienda crescerebbe a dismisura ed il prodotto finito diverrebbe un prodotto esclusivo, avrebbe un prezzo troppo elevato. Appartengono a questa categoria i pennini di un tempo che hanno lasciato un'impronta nella storia, come i magnifici pennini Omas, gli Eversharp, i pennini Radius, i Columbus, ma anche i Kaweco, i Pelican di una volta, i Maybe Told, e poi quelli che a mia personale preferenza si intende sono gli ineguagliabili Waterman. Se poi ci spostiamo invece verso i pennini moderni, noteremo che sono cambiati totalmente. Perché sono cambiati i processi di lavorazione, affidati quasi esclusivamente alle macchine e in pochi casi, e solo per pochi produttori, alcuni processi di finitura vengono affidati alle mani dell'uomo. Negli ingrandimenti che stiamo osservando possiamo riconoscere una qualità eccelsa, ma indubbiamente industriale.
Non vi è più quella lieve differenza che caratterizza l'oggetto artigianale, come avveniva nei pennini di un tempo. Anche quelle piccole differenze tra la finitura di un rebbo piuttosto che quello di un altro, oppure anche il pennino che non è perfettamente simmetrico. Insomma, l'industria ci mette invece a disposizione qualcosa di fatto a regola d'arte dal punto di vista della forma, però non sempre poi funziona come dovrebbe. Ci sono penne moderne con pennini che in parte cercano di emulare quegli antichi splendori, così come per esempio ci dice il produttore Montblanc nella sua lettera di intenti per la 149 calligrafi, oppure Pineider con l'Hyperflex. Non solo una capacità comunque che si è persa nel saper fare un pennino flessibile come Dio comanda, ma anche nuovi disciplinari che vincolano la scelta dei metalli da inserire nelle leghe, ed in questo caso ovviamente ne risente l'elasticità della lamina dalla quale si parte per produrre il pennino. Fino adesso ne abbiamo analizzato le caratteristiche, un po' di storia, ma adesso vediamoli all'opera. Perché c'è anche un'altra questione che mi pare stia a cuore a molti, ovvero quella di quantificare e determinare l'elasticità di un pennino. Trovo che sia una delle operazioni più complesse da descrivere ed ancora di più da codificare. L'unica esperienza altamente indicativa che potrà fornire impressioni e sensazioni veritiere è quella di provare con la propria mano ogni pennino prima di acquistare un po' alla cieca o sull'onda del fatto che il mio amico o lo youtuber di turno ha detto che quel pennino scrive così bene. Provate con mano, perché non c'è niente di più soggettivo. Cercare la penna di una tal marca, come potrebbe essere, non so, la Radius d'epoca o una Omas, solo perché ho visto la prova di un pennino che flette in un certo modo, toglietevelo dalla testa, in quanto soprattutto in quel periodo la produzione non era affatto standardizzata come quella di oggi, anzi spesso in continua evoluzione per opera degli stessi mastri pennai, altre volte per la lega d'oro dalla quale si partiva per sagomare il pennino e per tanti altri motivi che non sto a elencare, compresi pennini affidati a terzisti che lavoravano per queste grandi aziende. Ne fanno un vero e proprio terno all'otto per trovare un pennino identico all'altro, quindi non è detto che la misura 2 di quella casa corrisponda allo stesso grado, tipo e capacità di flessibilità per un altro pennino che è marchiato col numero 2 oppure col numero 8 oppure che si chiama Extra Lucens, eccetera. Fiere, mercatini, esposizioni locali, ma soprattutto lo scambio di opinioni con gli amici del circolo stilografico, quello locale, sono la fonte più diretta e i migliori in assoluto per provare con le proprie mani queste penne e ricavarne le sensazioni di scrittura. A questo punto invece cerchiamo di capire come si comporta un pennino flessibile o comunque come dovrebbe comportarsi. Personalmente non transigo su 3 aspetti fondamentali. Un precarico intuitivo e progressivo da superare, accompagnato da un ritorno altrettanto armonioso che lo porti allo stato di riposo una volta terminata la pressione applicata. Il tratto di partenza, che a mio gusto personale deve essere di tipo extra fine, e l'altro è l'omogeneità del comportamento del pennino in tutte le fasi della scrittura, non che eccella nel filo nascente oppure nel dare corpo o in quello morente, poi però insomma il resto non lo fa bene, eccetera. Deve essere veramente tutta la fase, almeno le 4 fasi che ho teorizzato anche in un altro video, devono essere tutte accompagnate come si deve. Infatti vi ho già parlato della meccanica del pennino flessibile ed è venuto il momento anche di farne una rilettura, perché nel frattempo io stesso studio, apprendo e quindi insomma in un certo senso evolvo anche un po' le mie teorie come è giusto che sia, ma vi invito comunque ad andare a vederlo per un'infarinatura generale. Una domanda che ricorre negli ambienti stilografici è: perché questi pennini scrivono meglio di quelli di oggi? E l'altra, conseguente alla prima,
come mai con tutta la tecnologia di cui disponiamo oggi non sappiamo rifare un pennino che abbia questo tipo di caratteristiche? Bella domanda. A queste due domande ho già fornito risposta nei passaggi precedenti quando ho analizzato i procedimenti che intervengono nella fabbricazione del pennino stilografico e oggigiorno abbiamo visto che invece è affidata massicciamente alle macchine e non più alla mano dell'uomo. Ci vorranno molti anni per introdurre figure qualificate presso i produttori che vorranno investire, si intende, verso questo fondamentale aspetto che caratterizza non solo la penna stilografica, ma secondo me riqualifica l'intera offerta rivolta al plateatico degli appassionati di scrittura. E così facendo avviene anche un processo di educazione alla scrittura, cioè una vera riqualificazione culturale di quello che è lo scrivere, non solo per la penna stilografica. Qualche produttore sta già muovendo i primi passi e nel formulargli gli auguri per questo importante progetto gli rivolgo anche l'invito a cercare di contenere il costo finale del manufatto, perché è importante poi per chi acquista e per la diffusione. Mi interessa relativamente quanto un pennino riesca a divaricare i rebbi e conseguentemente passare da un tratto medio ad un 3B, quanto piuttosto gli aspetti che vi ho precedentemente elencato, così come non trovo quantitativamente determinante il grado di elasticità in termini assoluti, se non coniugato alle varie fasi del comportamento di un pennino flessibile, del quale vi ho già ampiamente parlato in un video dedicato proprio su questo argomento. Invece, semmai troverei utile, almeno fra gli appassionati, l'adozione di una terminologia convalidata che possa definire le doti elementari, rigidità, elasticità, flessibilità, alle quali poi possiamo appioppare moltissimi altri attributi che concorrono a tentare di definire il molleggiamento e le qualità dinamiche come semiflex, demiflex, soft wet, noodle e via dicendo. Però partendo almeno da 3 aggettivi ben definiti, rigido, elastico e flessibile. Se già riuscissimo tutti noi ad avere un intendimento generale sul cosa possa significare un pennino elastico, ad esempio, chiaramente il pennino rigido sarà spostato in un verso, quello flessibile nell'altro, e si potrebbe tentare insomma di fare una prima classificazione empirica dei vari pennini moderni, fra i quali non mancherebbero comunque poi le inevitabili diatribe poste sulle linee di confine, ma questo è demiflex, cioè è elastico o flessibile, per me è più flessibile, più elastico, insomma ben venga il dibattito e quello arricchisce sempre tutti noi. Però comunque trovo sorprendente ogni tanto leggere giudizi di persone anche abbastanza competenti o comunque navigate che affrontano il tema del pennino flessibile senza aver mai maneggiato i pennini ad intinzione o comunque che abbiano maturato una certa esperienza grafica con i pennini di un tempo. Ma non perché non se ne debba parlare se uno non è, insomma, se non ha fatto, quanto piuttosto perché questi stessi si perdono un mondo che arricchisce senza dubbio tanto la parte legata alla grafia, quanto quella storica, intesa proprio come l'evoluzione dello strumento che trasferisce dell'inchiostro su una carta. E poi certo la velocità della scrittura, la pressione, l'indole personale, il fatto di trovarsi o meno in una condizione di scrittura posata sullo scrittoio piuttosto che in piedi oppure insomma alla scrivania dell'ufficio, il peso della mano, la lunghezza delle dita che variano l'incidenza del pennino sul piano scrittura, la carta con la sua finitura più o meno abrasiva, che concorre ad enfatizzare o contrastare l'azione elastica del pennino, l'inchiostro, sono altrettante variabili importanti, ma non è questa la sede. Porrei l'accento invece su cosa vada ricercato in un pennino flessibile. Farei una opportuna distinzione fra la flessibilità volutamente indotta, ovvero la pressione che io scrittore esercito volontariamente con fine di divaricare i rebbi, e quella invece che si viene a determinare in maniera naturale con il solo scorrere del pennino accompagnato dalla mano in conseguenza dei tratti rettilinei o curvi.
Nel mio modo di vedere, infatti, un vero pennino flessibile è quello che accompagna il gesto grafico, lo supporta, se vogliamo, in qualche modo lo enfatizza, colorando con le opportune ombreggiature, le quali poi si determinano da sole, insomma. E l'elasticità del pennino non fa altro che aiutare il movimento della mano, rendendolo meno affaticante. Questa, secondo me, è la missione di un pennino flessibile. E concludo con un invito a tutti gli appassionati. Se proprio volete provare un pennino flessibile, investite 4-5 euro, vi comprate qualche pennino ad intinzione, una cannuccia, che usate anche gli inchiostri per stilografica, perché vanno benissimo anche quelli, ma quantomeno sforzatevi di capire cosa significhi la flessibilità nella scrittura. Una mano leggerissima ed un pennino che flette di suo. Ed anche se non avete molta esperienza e casomai ne danneggiaste uno, vabbè, pazienza, vi sarete fatti le ossa e avrete rovinato un pennino da 1,50 euro. Fatto che questo che potete realizzare comunque tranquillamente a casa vostra, invece che mettervi alla ricerca della penna stilografica del passato, eccetera. Una volta che avete maturato l'idea su quello che vi piace, allora sì che quando incontrate una penna sarete in grado di riconoscere se quel tipo di flessibilità, quel modo di comportarsi è quello che piace a voi. Insomma, una volta che avrete chiarito le idee, risparmierete anche dei soldi. E adesso veramente ciao a tutti e grazie per essere arrivati fin qui.